Oggi siamo qui con due microfoni molto belli, anche esteticamente, lo Shure SM7B e il Rode Procaster. Quale dei due suona meglio per far podcast? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui con due microfoni. Allora, il primo è lo Shure SM7B, un microfono che hai visto tantissime volte sul mio canale, l'altro è il Rode Procaster che hai visto un po' meno volte sul mio canale. I microfoni hanno punti in comune. Quali sono? Entrambi i microfoni sono dinamici, quindi non hanno bisogno della 48 volt. Entrambi i microfoni hanno un pattern polare cardioide, che cosa vuol dire? Che prendono tanto di ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Questo fa sì che questi microfoni, questa tipologia di microfono, sia quella più utilizzata negli ambienti non acusticamente trattati, o meglio, dovrebbe essere, in realtà non sempre è così purtroppo. Entrambi i microfoni stanno entrando nella mia SSL2 e entrambi i microfoni hanno un gain di 9. Quindi questo è famoso per essere un microfono che richiede tantissimo gain, ma anche questo non scherza. Ok, questa è una sorpresa. In questo video non aggiungerò nessun effetto in post-produzione, quindi né equalizzatore, compressore, deesser, noise gate, niente. Soltanto due cose. Uno, porterò i volumi di entrambi i microfoni allo stesso livello e porterò tutto a meno 14 lufs. Seconda cosa, aggiungerò il Voice Isolation dentro Final Cut Pro, il programma che uso per montare il video, in modo da eliminare tutti i suoni non voluti e di concentrarci sulla voce. Per guardare questo video ti chiedo di mettere le cuffie, le migliori cuffie che hai. Perché? Perché in questo momento stai vedendo uno switch tra i due microfoni, microfono 1 e microfono 2. Ma qual è il microfono 1 e qual è il microfono 2? Indovinalo tu. Facciamo questo gioco, proviamo ad allenare il nostro orecchio. Allenare l'orecchio è una cosa fondamentale, veramente fondamentale. Commenta questo video dicendomi per te qual è il microfono numero 1 e qual è il microfono numero 2. Nella seconda parte del video ovviamente ti svelerò l'arcano e quindi andremo avanti, ok? Quindi commenta questo video appena puoi, appena pensi di essere sicuro della tua scelta, tanto non si vince e non si perde, semplicemente ci confrontiamo e tu provi ad allenare il tuo orecchio, ok? Benissimo. Che dire, questo microfono me l'ha prestato Fabio, lo sai, io non ho questo microfono anche perché costa 380 euro. Questo microfono costa, non mi ricordo adesso la cifra precisa, credo intorno ai 160 euro, quindi meno della metà, ed è il microfono che utilizzo io per far podcast. Non sto utilizzando mic booster in questo momento, quindi entrambi i microfoni stanno entrando normalmente dentro l'SSL2, anche per questo prima ti dicevo che entrambi hanno un gain di 9, quindi quasi il massimo. Perché non sto usando mic booster? E quindi perché sto alzando così tanto il gain della scheda audio? Perché la SSL2 è una scheda audio che ha dei buoni preamplificatori anche molto silenziosi, quindi anche se sono a ore 9 non introduco rumore di fondo. Questo concetto è fondamentale non tanto per la mia SSL2, ma per il concetto di questi microfoni e delle schede audio. Spesso si tende a comprare microfoni costosi abbinandoli a schede audio economiche. Ora, qual è il problema? Che un microfono, se tu prendessi uno di questi due microfoni, quindi che ha bisogno di tantissimo gain, e lo attacchi alla tua scheda audio economica, quindi che non ha una grossa spinta in termini di gain e magari non è neanche così silenziosa, corri il rischio di dover usare un mic booster e quindi spendere altri 40-50 euro nella migliore delle ipotesi, prendi quello più economico. Che succede? Che comunque devi tenere un gain della scheda molto spinto, magari non stai usando neanche dei cavi molto buoni, ma stai usando dei cavi super economici. Che cosa viene fuori? Che comunque hai rumore di fondo. Il mio consiglio, per parafrasare De Beers, no, della famosa pubblicità Un diamante per sempre, io dico che una scheda audio è per sempre. Perché nel momento in cui tu compri una scheda audio che ha tanto gain, quindi può pilotare qualsiasi microfono, soprattutto questi due che sono molto bisognosi di gain, ha dei preamplificatori super silenziosi e dei preamplificatori cristallini, cioè che ti restituiscono lo stesso suono che entra, hai risolto. Non hai bisogno più di nulla, ok? Quindi nel momento in cui compri quella scheda, te la tieni per un sacco di tempo, a meno che non hai bisogno di più ingressi, quindi quindi devi espandere la scheda, oppure hai bisogno di più cuffie, possono mutare le esigenze del tempo, ma se restano invariate, tu hai una scheda audio che ti porti avanti per sempre, ok? Quindi non c'è motivo di cambiare la scheda audio, quindi mi rendo conto che la scheda audio nel video non si vede, i microfoni sì, quindi tutti sono più portati a mostrare cose piuttosto che comprare qualcosa che sta lì nell'ombra e non si vede, ma che ha un ruolo fondamentale. Perché una scheda audio, come ti raccontavo, le sue 3 caratteristiche fondamentali fanno veramente tanto, fanno veramente la differenza. Ok? Quindi
ti invito, se vuoi comprare uno di questi due microfoni, a comprare una scheda audio decente. Ok? Perché è fondamentale. Se hai già un microfono, compra prima la scheda audio. Ok? Comprati prima la scheda audio, in modo che c'è una scheda audio che ti tieni per sempre. Dopodiché, con calma, puoi comprare anche un altro microfono. Nel frattempo tu stai scrivendo, stai commentando questo video per dirmi qual è il microfono 1 e qual è il microfono 2, perché sto per svelartelo, quindi non indugiare oltremodo. Indugiare oltremodo? Mi piace un sacco. Non indugiare oltremodo. Ehi tu, stai indugiando oltremodo? Non indugiare oltremodo. Commenta adesso. Ok, allora... no, sto sclerando perché è la terza volta che rifaccio questo video, perché non so perché dentro Reaper mi stava duplicando i canali, quindi è la terza volta che lo rifaccio. Ok, basta, sveliamo quali sono i microfoni. Allora, rullo di tamburi virtuale. Microfono numero 1, Shure SM7B, microfono numero 2, Rode Procaster. Hai indovinato? Hai sbagliato? Non è importante. Non è importante, voglio che tu alleni l'orecchio. Alleni l'orecchio a sentire, adesso continuerò a switchare tra uno e l'altro, ma adesso ovviamente scriverò in sovraimpressione qual è uno e qual è l'altro. Vorrei che tu allenassi l'orecchio perché è fondamentale in tutto. Un ascolto critico è fondamentale perché quando vai a equalizzare, comprimere, modificare il tuo audio, la tua voce dentro le tracce o esportarlo, hai un gusto, hai un confronto, ok? In questo momento stai sentendo ovviamente due microfoni, ma con una sola voce. Quindi nel momento in cui switcho, senti per forza le differenze, ok? Qual è il microfono che ti piace di più? Non voglio parlare di microfono migliore, perché migliore è molto relativo, però a te quale piace di più? Quale pensi possa essere più interessante per te? Sono due microfoni molto scuri, due microfoni che vanno benissimo negli ambienti non acusticamente trattati, due microfoni che si focalizzano molto sulla voce e due microfoni pesanti e abbastanza ingombranti, soprattutto questo, ok? Quindi, quale dei due è il microfono più adatto a te? Questo puoi saperlo soltanto tu. Vale la pena spendere 380 euro per comprare questo signore qui? Oppure vale la pena spendere la metà per comprare quest'altro signore qui? Ti dico come ragiono io. Di solito io ragiono in questo modo. Quando porto avanti un progetto, questo progetto si deve come minimo autosostenere. Se non si autosostiene è fallimentare, quindi va chiuso. Ok? Ovviamente ci vuole un certo tempo perché non è che le cose succedono da un momento all'altro. Quindi stai portando avanti il tuo podcast, stai monetizzando, stai facendo sponsorship, stai facendo affiliazioni, come guadagni dal tuo podcast? Non guadagni? Allora fatti questa domanda, vale la pena comprare un microfono nuovo? Cioè, che vantaggio ne hai nel comprare un microfono nuovo? Certo, è più figo, ti gratifichi, ma che senso ha? L'utente non se ne accorge, lo sappiamo, no? Perché ci ascoltano con gli auricolari del telefono, col telefono, con le casse del computer portatile, quindi non ha senso. Se invece tu riesci a creare un prodotto che si automantiene, che si autosostiene, allora inizi a guadagnare dei soldini che puoi investire per comprare un microfono nuovo. Ok? Ma questo è il mio consiglio, ti ripeto, io non vendo microfoni, quindi non ti voglio vendere uno o l'altro, non me ne frega niente, ok? È un consiglio che ti sto dando da fratello maggiore, da persona con la barba bianca, ok? Quindi, scegli tu. Io, se fossi in te e avessi poco budget, partirei con questo, perché comunque è un signor microfono, comunque suona bene, certo non è di moda come questo, però vedi è bello grosso, quindi puoi farlo vedere comunque nei video, lo puoi appendere all'asta, comunque fa la sua scena, se compri questo proprio per la scena, ok? Per la moda. Se invece compri questo perché ne hai provati tanti e hai visto che solo questo riesce a darti quel suono che a te piace, compra questo, ci mancherebbe, ok? Quindi, sai, io sono un po' contro le mode, quindi questo microfono mi piace, ma allo stesso tempo mi è antipatico, no? C'è questo dualismo amore-odio. Perché? Perché mi piace, perché suona bene, ovviamente, è innegabile, questo non ho mai detto il contrario. Dall'altro lato lo odio perché è di moda, perché tutti, anche quelli che non capiscono un H di audio, o di podcast o di video, comprano questo perché hanno visto che c'è questo. Quindi c'è una moda che si autoalimenta, no? Tutti comprano questo, tutti vedono questo e comprano questo e va avanti così. Però è innegabile che è un microfono che suona benissimo, ok? Quindi nessun problema su questo. Devi decidere tu, la differenza di prezzo c'è, devi avere una scheda audio in grado di pilotare entrambi i microfoni
E detto questo, niente, rimando a te la scelta. Non voglio lavarmene le mani, ma io non posso, non sono te, quindi non posso decidere al posto tuo. Quando mi chiedono consiglio sul mio canale, spesso mi chiedono quale microfono mi consigli, che non vuol dire niente. Le domande che io faccio per avere una risposta più precisa sono due fondamentalmente. 1. Hai un ambiente acusticamente trattato? 2. Che budget hai? Perché anche il budget fa la differenza. Fermo restando che questi due microfoni vanno bene entrambi in ambienti non acusticamente trattati, il budget fa la differenza a questo punto. Perché questo costa 380 euro, questo costa 160 euro. Capisci la differenza? È tanta. Ed entrambi hanno le caratteristiche, come dicevo, di essere molto utili in ambienti non acusticamente trattati e anche avere però, dall'altro lato, in negativo, la necessità di una scheda audio che li spinga parecchio come meritano. Quindi a te la scelta. Spero che con questo video io sia riuscito a trasferirti la differenza tra i due microfoni. Spero che tu abbia visto questo video con le migliori cuffie che possiedi. Non so se hai indovinato o non hai indovinato, non è importante, magari riguarda anche più spesso i miei video in cui faccio comparazione ai due microfoni, perché in questo modo tu riesci a sentire quando cambio microfono, quindi riesci a sentire il cambio di frequenza del microfono, perché poi ogni microfono è diverso dall'altro, ok? A parità di voce, quindi sempre la mia voce, quando cambio microfono tu te ne rendi conto, ok? L'ascolto critico è fondamentale. Se fai audio podcast, ma anche se fai video podcast, comunque c'è l'audio, è indispensabile che tu riesca a sentire bene il suono e coglierne le sfumature. Questo è fondamentale, se no non vai da nessuna parte, va bene? Io come al solito ti invito a commentare questo video dandomi la tua opinione sui microfoni, consigli, suggerimenti, spunti, domande, quello che vuoi. E nel frattempo io ti ringrazio per aver guardato questo video, ti do appuntamento alla prossima settimana e ti auguro buona registrazione.